Bentornati. La nostra breve parentesi estiva si è ormai conclusa e oggi siamo di nuovo qui su Alkill, più carichi che mai, pronti a ripartire con una valanga di nuove riflessioni, e non potevamo certo iniziare meglio se non tornando su una delle opere a cui siamo più profondamente legati. In questi anni abbiamo elaborato teorie, costruito analisi, messo a nudo personaggi e concetti. All'inizio di tutto, parliamo di circa 4 anni fa, pubblicammo un video che si interrogava su una delle questioni più scottanti e divisive dell'intera narrazione di Berserk, la scelta di Griffith. Quel video oggi è sparito e se lo cercate non lo troverete da nessuna parte. È stato rimosso per questioni legate al copyright e la cosa ci dispiace sinceramente. Ai tempi aveva raggiunto numeri importanti e ancora oggi molti ce lo chiedono. Ma forse, non lo diciamo per consolarci, non è del tutto un male. Ci offre l'occasione di rifarlo oggi con una qualità più alta, con maggiore lucidità e soprattutto con riflessioni che nel frattempo si sono sedimentate e approfondite. Dunque, di cosa parleremo esattamente? C'è una domanda che continua a tormentarci, una ferita filosofica che mette in discussione le fondamenta morali su cui spesso ci adagiamo con troppa leggerezza. Griffith ha davvero tradito i suoi compagni? Sì, parliamo proprio di lui, Griffith, l'uomo che ha sacrificato tutto e tutti. È facile incasellarlo come il villain della storia e innegabilmente lo è, ma chi conosce Berserk davvero, chi lo legge da anni e non si è limitato a spogliarlo per moda nell'ultimo mese, sa bene che quel mondo non si muove tra il bianco e il nero, è un affresco di sfumature, un campo minato morale in cui il bene e il male si intrecciano, si annullano, si confondono, e proprio in questo spazio ambiguo Griffith si erge come figura tragica perturbante. Non siamo qui per riabilitare Griffith, non si tratta di una difesa né tantomeno di un'apologia, si tratta piuttosto di sederci insieme a riflettere come amici che parlano al bar o anime che osservano il fuoco della storia e cercano di capirne la fiamma. Partiamo quindi dall'inizio. Chi è davvero Griffith a grandi linee? Griffith non è semplicemente il cattivo, è un simbolo, un paradigma narrativo incarnato, rappresenta un'epoca che si disintegra, un mondo che frana sotto il peso del proprio cinismo. In quel collasso delle vecchie morali, in quel vuoto di valori, Griffith emerge come risposta nuova, spietata, lucida e terribilmente umana. Le sue origini sono umili, ma il suo sogno è spropositato, abbagliante come una visione febbrile, un regno tutto suo. Fin da giovane, bellissimo e astuto, entra in possesso del Behelit Cremisi, un oggetto misterioso e carico di presagio. Chi lo possiede può vedere il proprio desiderio realizzarsi se è disposto a pagare il prezzo. Un simbolo del destino, il suo già scritto, già inciso nel sangue. Con una combinazione di coraggio, ambizione e strategia, Griffith fonda la squadra dei falchi, ma non recluta nobili o cavalieri, raduna reietti, uomini disperati, vagabondi, mercenari senza patria. Eppure, grazie al suo carisma e a un'eleganza innata che sembra quasi regale, li trasforma in un esercito invincibile. Griffith diventa noto come il Falco Bianco, icona di potere, di fascino, di grandezza, ma guida i suoi uomini con una freddezza chirurgica come pedine al servizio di un piano superiore. C'è chi dice che li abbia manipolati, che li abbia usati, ma quella tesi non regge alla prova dei fatti. Nessuno è mai stato costretto a seguirlo. Ogni membro della squadra dei falchi ha scelto di farne parte. Prendiamo Casca. Griffith la salva in battaglia, ma non le impone nulla. È lei a decidere di restare, è lei a legare la propria esistenza al sogno del falco, spinta da un senso profondo di ammirazione, quasi di fede. Nel caso di Guts, certo, la questione si fa più complessa. Griffith lo vuole, lo desidera apertamente, lo corteggia come si fa con qualcosa di imprescindibile, ma anche lì, dopo il duello, è Guts a scegliere. Nessuno è stato ingannato, nessuno si è illuso di essere su un piano di parità. Griffith non ha mai nascosto che il suo sogno fosse personale, non ha mai fatto promesse, ha solo offerto una possibilità: combattere sotto la sua visione. Tra fatica e sangue, la squadra dei falchi conquista gloria e alla fine riesce persino nell'impossibile: prendere Doldrey e porre fine alla guerra centenaria. Griffith tocca il cielo, ma è proprio allora che qualcosa si spezza. Guts, l'unico che Griffith voleva davvero accanto a sé, se ne va. La sua idea di amicizia si frantuma. Guts non vuole più essere uno strumento, un mezzo. Vuole camminare con le proprie gambe e Griffith crolla. È un crollo psicologico totale, il primo nella sua ascesa perfetta. Perché gli altri potevano anche abbandonarlo, ma Guts no.
Guts era l'unica figura insostituibile e così, in un momento di confusione e debolezza, Griffith commette il gesto fatale, seduce la principessa Charlotte, un atto impulsivo, istintivo che gli costa tutto. Viene arrestato, imprigionato, torturato per un anno intero e ne esce un relitto umano, mutilato e virato, incapace di parlare, incapace persino di camminare. La squadra dei falchi riesce infine a liberarlo, ma ciò che trovano non è più un uomo, è un'ombra, un sopravvissuto svuotato, incapace di agire, incapace di essere. Nel disperato tentativo di riaffermarsi, cerca di imporsi su Casca, ma non ci riesce, non è più in grado, e quella frustrazione lo sprofonda nell'abisso, ed è lì, in quell'abisso, che il Behelit si risveglia. Quando il sogno muore e resta solo la disperazione, è allora che il Behelit si attiva. L'uovo del re si apre, la mano di Dio scende e l'unica via per tornare re, per rinascere, si presenta davanti a lui, il sacrificio, un sacrificio estremo, una rinascita che porterà a Femto. Da un lato c'è un uomo spezzato che ancora trema per un sogno svanito, dall'altro l'essere che può avere tutto, ma solo a costo di rinunciare a ogni scrupolo. Siamo all'eclissi. Griffith si trova davanti al bivio assoluto: restare umano e morire insieme al sogno infranto, oppure sacrificare l'umanità e i suoi compagni, diventare Femto e riprendere il cammino verso il proprio regno. È qui che iniziano le nostre riflessioni, non per fare provocazione gratuita né per riabilitare l'imperdonabile, ma perché è proprio Kentaro Miura, attraverso Berserk, a costringerci a guardare in faccia l'ambiguità di certe scelte. Vogliamo eroi, ma solo se non fanno del male; vogliamo sogni, ma solo se non costano nulla. Ma chi insegue un sogno grande quanto un regno, un sogno che non conosce compromessi, non può fermarsi davanti al sangue. Come già detto, chi lo ha seguito lo ha fatto sapendo che il sogno veniva prima di tutto. E se non lo sapeva, allora non aveva capito il gioco. Parliamo di un patto implicito, un contratto non scritto che riflette la realtà dei rapporti umani e sociali. Il prezzo del successo è quasi sempre un compromesso, spesso crudele. La squadra dei falchi ha scelto di scambiare la propria autonomia per qualcosa di più grande, ma ogni scelta comporta un costo e non tutti sono pronti ad ammetterlo. Per un anno intero Griffith viene fatto a pezzi, fisicamente, psicologicamente, simbolicamente. Corpo, voce, sogno, tutto viene strappato via e a quel punto gli resta solo una scelta: morire da uomo mutilato oppure diventare Dio rinunciando all'uomo, e Griffith sceglie ciò che ha sempre scelto, il sogno. È sbagliato? Solo se pensi che il sogno debba avere limiti morali, ma Griffith, fin dalla sua prima apparizione, ha sempre sostenuto il contrario. Ed eccoci alla parte più dura, quella che farà arrabbiare molti: i falchi. No, non sono stati traditi, sono semplicemente arrivati al capolinea di quel contratto implicito. Io vi porto alla gloria, voi vi offrite al mio sogno. E in quella logica spietata, la logica di Berserk, il contratto ha funzionato. I falchi la gloria l'hanno avuta, hanno vinto guerre impossibili, sono entrati nella leggenda, da mercenari sono diventati nobili, acclamati da tutti. Era quella la loro destinazione, non l'eternità, non la salvezza, solo l'apice effimero concesso a chi vive come strumento del sogno di un altro. Ed è qui che si spezza l'illusione romantica. Griffith non li ha mai traditi. È la nostra pretesa che un eroe debba anche essere buono ad essere stata tradita. Griffith non ha mai chiesto amore né promesso amicizia, ha chiesto fedeltà. E loro hanno accettato, non come amici, ma come soldati di una causa. Nessuno li ha costretti, nessuno li ha ingannati. Hanno vissuto servendo un sogno e sono morti quando quel sogno ha richiesto il prezzo finale. Non sono martiri innocenti, sono ingranaggi consapevoli di un'idea più grande di loro. E quando l'ingranaggio ha smesso di servire, anche l'uomo ha smesso. La gloria non sta nella salvezza, sta nel fuoco che brucia prima del sacrificio. E per questo, sì, loro sono stati gloriosi. La vera bestemmia di Griffith non sta nell'atto in sé, non è il sangue, non è la crudeltà, è l'efficacia. Griffith disturba, sconvolge, scandalizza perché ha ottenuto ciò che voleva, ha pagato il prezzo e ha vinto, ed è proprio questo che ci fa male. Perché nel mondo reale, come in Berserk, il potere segue logiche che spesso sono in contrasto con ciò che riteniamo giusto. Griffith incarna questo conflitto, è la tensione tra il mondo che vorremmo e quello che effettivamente è. E questo, più di ogni altra cosa, è ciò che rende il suo personaggio così inquietante, così indimenticabile.
Viviamo aggrappati, spesso senza rendercene conto, a una struttura morale primitiva, quasi religiosa, una narrativa arcaica ma rassicurante secondo cui chi sceglie il male prima o poi dovrà cadere, deve pagare, essere punito, redimersi o crollare nella follia. È questo l'equilibrio etico che ci aiuta a sopportare l'esistenza. L'illusione che l'universo in qualche modo tenda alla giustizia, perché se il male trionfa allora il mondo è rotto e se il mondo è rotto allora niente ha più senso. Ma Griffith infrange brutalmente questa logica. Se fosse finito in rovina, solo e abbandonato, se fosse stato divorato dal rimorso, fosse stato annientato da una lenta autodistruzione, allora sì, avremmo potuto dire che tragedia. Forse ci avrebbe commossi, indignati, forse ci avrebbe addolorati, ma nel profondo ci saremmo sentiti al sicuro perché anche nella tragedia il male avrebbe perso. Ma Griffith no. Griffith non ci concede nemmeno questo conforto. Ha sacrificato, distrutto, ha usato la sua umanità come merce di scambio. Eppure il mondo, anziché respingerlo, lo ha esaltato. Ha detto sì alla sua ambizione. Nessuna giustizia l'ha fermato, nessuna morale l'ha condannato. Ha trionfato e continua a farlo, ed è proprio questo che ci sconvolge, perché ci costringe a guardare in faccia una verità scomoda, che rinneghiamo con tutte le nostre forze, che l'efficacia non ha bisogno della bontà, che il successo non è figlio della giustizia e che il mondo spesso non premia chi è buono ma chi è disposto a tutto. Griffith è l'incarnazione spietata della volontà di potenza. È ciò che accade quando un sogno diventa più importante della vita stessa. Non lo odiamo perché è malvagio, lo odiamo perché ha avuto ragione, e questo più di ogni altra cosa non glielo possiamo perdonare. Nel suo percorso Griffith realizza alla lettera la logica di Nietzsche. In un mondo dove Dio è morto, dove non esistono verità morali assolute, l'unica legge rimasta è quella della forza creatrice. Non la forza bruta, ma quella visionaria capace di imporre un nuovo ordine al caos. Griffith non vacilla, non chiede perdono, non si aggrappa alla pietà, è puro atto di volontà. L'eclissi non è un gesto di sadismo, è l'adempimento di una visione, il coronamento di un'opera. L'eroe tragico nietzscheiano non si sacrifica per gli altri, ma ha il coraggio di infrangere ogni codice, ogni moralismo, per dare forma alla propria grandezza. Griffith non è un traditore, è un artista del potere, e il sangue che scorre, per quanto terribile, è un prezzo della sua creazione. Anche i suoi compagni in fondo non erano semplici amici, erano devoti, avevano scelto consapevolmente di legarsi a un sogno che non era il loro ma quello del falco bianco, e la devozione autentica non è solo fedeltà, è disponibilità al sacrificio totale, assoluto. Griffith non ha fatto altro che onorare fino in fondo quel patto non detto. Ha avuto il coraggio, se così si può chiamare, di non voltarsi indietro, il coraggio di non tradire se stesso per salvare qualcun altro, il coraggio, diceva Nietzsche, di essere davvero solo nella propria grandezza. E questo ci ferisce, perché ci mostra che la morale che crediamo universale forse non lo è affatto, che esiste chi riesce davvero a vivere e a far morire al di là del bene e del male. Griffith è il segnale e il simbolo di un mondo in cui il potere non risponde più alla giustizia ma al sogno, e questa verità ci atterrisce perché ci spinge a porci una domanda che non vogliamo mai affrontare. Esiste forse un sogno talmente grande da rendere accettabile l'imperdonabile? Se c'è una lezione in Berserk, se c'è qualcosa che Griffith ci insegna, è che il vero potere non sta soltanto nel vincere, ma nel definire da sé il significato della vittoria, anche quando il cammino è oscuro, anche quando richiede il prezzo più alto. Ed oggi, di più che in altri video passati, Beyond All.